Sono Diego Caverzasi, ho 28 anni, sono atleta professionista di mountain bike slopestyle, questa disciplina che porta la tecnica della mountain bike all'estremo. Si fanno dei salti con dei trick, delle evoluzioni in aria. Ho partecipato per 11 anni al campionato mondiale di slopestyle con risultati di rilievo, classificandomi al 6° posto per 2 anni consecutivi nella classifica mondiale. Diego Caverzasi in practice is doing stuff on this course that nobody else, for fact making it into a front flip tough no-hander. He looks composed now. Yeah, this is so huge too. In questi ultimi anni ho voluto dedicare una parte del mio tempo per sviluppare la scena di questo sport in Italia e portarla a persone che non la conoscevano, che magari non frequentano bike park o comunque aree dove si va in mountain bike, perché questo sport è veramente incredibile. L'anno scorso, dopo un lungo periodo senza eventi dovuti al Covid, ho deciso di creare questo evento, la DMTB Challenge, su invito, dove i rider dovevano mettersi alla prova qui nel Mottolino Bike Park sulle varie strutture per cercare di portarsi a casa il premio e dimostrare chi fosse il migliore. Una piccola competizione tra non professionisti che volesse coinvolgere chi magari si impegna ma non ha tempo da dedicare all'attività in sé per diventare effettivamente un professionista. I don't work to make you like me, but I'm front and center, word to Spike Lee. And God came in the nick of time. They think I'm crazy, but I might be. Let's run it up, run it up, run it up. We beating the odds just to sum it up. You know it's a rap, never waistlines, and I'm cutting the weight. That mean I'm about to give it out right now. You see what's coming down the line, I never pipe down. I give 100% and be trying to stun on my enemies. In my element, as crazy as that might sound. I'm in the zone. Give me the chrome. One shot, that's all that you got. That's all that I know. Foot on the gas, 155 on the road. You could be a friend of me, an enemy. Keep that same old energy, cause I know I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. I'm in my element, ooh, yeah. Keep that same energy, I'm in my element. Never switch up, never switch up, never switch up, never switch up. Quest'anno ho voluto riproporre l'evento, ma visto che non ci sono più le restrizioni del Covid, ho voluto cambiare un po' il format per coinvolgere più persone possibili. Quindi ho organizzato questa jam session che consiste in un'ora di tempo in cui tutti i rider possono girare, fare le loro evoluzioni, fare quello che vogliono per far vedere al pubblico, a chi c'è, le loro abilità e divertirsi tutti assieme. La prima parte dell'evento si svolgerà nell'area jump, quest'area allestita con diverse strutture che i shaper stanno tenendo veramente da Dio quest'anno. Tra l'altro hanno anche preparato l'ultimo salto con un chippato nuovo freschissimo per dare la possibilità ai rider di esprimersi al meglio, fare nuovi trick in sicurezza senza rischiare magari rotture o che altro. Alle 15:15 ci siamo trovati lì per questa jam session di un'ora di tempo. Durante questo di tempo i ragazzi possono fare quello che vogliono, mandare ogni tipo di trick, prendere tutte le linee che preferiscono. Io assisterò a tutto quello che succede ed in base al livello di difficoltà del trick darò un piccolo premio in denaro come incentivo per ringraziare il rider e pomparlo a fare ancora di più.
vedere la presenza di pubblico che è venuta a sostenere questi rider pur non partecipando attivamente e dando loro un po' di calore, una spinta per motivarli ancora di più. Matty Moraz, ritornato anche quest'anno dopo la scorsa edizione, ci ha fatto vedere tutto il pomeriggio che ha imparato nuovi trick portando i suoi Superman giganti alla massima estensione per cercare di accaparrarsi il premio. Filippo Proserpio, dopo una settimana intensa di training per questo evento, ha portato combo importanti, mandando la folla in delirio con delle estensioni incredibili. Per poi purtroppo infortunarsi sul suo trick di punta alla caviglia senza particolari conseguenze. Maro, ritardatario del gruppo, è arrivato a metà session ma non è stato da meno, subito buttando un front flip sul salto incippato, per poi andare a prepararsi sul boner log, dove a fine session ha eseguito questo backflip davvero molto tecnico dalla rampa piatta. Martino Segato, questo ragazzo di 17 anni che sta esplodendo nella scena del dirt jump, direttamente dalle Marche si è fatto un viaggio incredibile per l'evento e ci ha fatto vedere che il suo livello sta crescendo velocemente. Infatti non è insolito alle competizioni, si sta approcciando anche all'FNB World Tour ed è stato bello vederlo mandare qui i suoi trick e far vedere che anche lui c'è e sa fare qualcosa di importante. Alle 17 ci siamo trasferiti alla partenza della telecabina, dove accanto c'è l'airbag, questo pallone gonfiabile enorme con 2 rampe che permettono ai ragazzi di testare le loro abilità in sicurezza, quindi evitando cadute disastrose. Lo scopo della competizione qui non era fare il best trick, quindi il trick migliore, ma osare di più di tutti, vista la sicurezza della situazione, cercare di portare all'estremo le proprie abilità o i propri tentativi. A un certo punto i ragazzi hanno iniziato veramente ad alzare l'asticella, si sono visti double flip da tutte le parti, piuttosto che rotazioni come cash roll, twister, cose incredibili, e a quel punto ho deciso di saltare dentro anche io, visto che nel frattempo Proserpio aveva preso il microfono come speaker. Sono saltato dentro nella scena portando anche un po' di miei trick, ho fatto vedere un po' di combinazioni in front flip al pubblico che desiderava vedermi girare ed è stato davvero bello. Per concludere questo momento bellissimo di aggregazione ho tirato fuori i gadget forniti da Oakley e Ridewheel da distribuire ai ragazzini che sono impazziti, letteralmente assalendomi come se avessi una pentola d'oro tra le mani. Sono davvero contento di come si è evoluta la giornata, perché ho visto alcuni ragazzi magari partire un po' sottotono per poi esplodere durante l'evento e terminare poi con dei trick importanti spingendosi oltre le loro capacità. Per coronare questa giornata fantastica ho voluto portare ancora di più i ragazzi dentro il mondo della mountain bike, portando la premiera in anteprima mondiale in assoluto in Italia di questo film che si chiama Esperanto, uscito qualche mese fa, prodotto da Teton Gravity Research, questa compagnia statunitense che ogni anno cerca di mostrare il meglio dei mountain biker a livello globale. Nel film nomi importanti come Brandon Semenuk, Andrea Condeghi, Emil Johansson, che girano in tutto il mondo in questi spot incredibili in mezzo a paesaggi fantastici e portano l'essenza della mountain bike a tutti noi nelle nostre case, ed è stata una scelta azzeccata perché è piaciuto veramente a tutti. All'esterno del Cosmo si sono svolte anche le premiazioni, come ogni competizione che si rispetti. Si sono visti come vincitori Martino Segato per il best trick e Mauro Toffaletti per il best sender.
Fortunatamente gli sponsor hanno riconfermato la loro volontà di portare questo evento, quindi ringrazio tantissimo Mottolino Bike Park, Oakley e Ridewheel che hanno supportato il tutto e hanno reso possibile l'organizzazione di questa giornata. Io sono davvero soddisfatto perché ho visto i ragazzi esprimersi al meglio del loro potenziale e mi auguro che per i prossimi anni si riesca a riproporre questo evento, magari attirare l'attenzione anche di altre località per riproporlo più volte durante l'anno ed avvicinarci a più rider ancora sparsi in tutta Italia per coinvolgerli ancora di più nel mondo della mountain bike.